Bentornati su Manatube, io sono Spec, lui è Damian. Ciao! E in questo video parleremo di 5 leggende super speciali oggi. Ma prima vi ricordiamo che se volete aiutarci potete iscrivervi al canale, mettere mi piace e commentare. È un modo gratuito per aiutarci e renderci possibile creare video sempre più belli. Adesso torniamo alla fase principale del video e parliamo di queste 5 leggende che sono in un prodotto speciale della Wizard, che è il Secret Layer, che è appunto un prodotto che si compra direttamente dal sito della Wizard solo oggi per questo prodotto qui, per questo Secret Layer, o solo in determinati momenti. C'è stato appunto quello dei ratti, c'è stato quello degli dei poco fa, però perché abbiamo scelto queste 5 leggende? Ma prima, quali sono queste 5 leggende? Queste 5 leggende Spec sono 5 donne per il Secret Layer della giornata internazionale della donna, e sono Oona, la regina degli spiritelli, Narset, Enlightened Master, Meren del Tortland, direi. Poi dopo c'è Sisai, Captain Sisai, non quella nuova, quella di Odyssey, direi. E l'ultima Saskia. è Saskia La Saschione. The Commander Overwhelming. Ah sì, The Overwhelming, forse. Mi ricordo il bicipite sinceramente nella seconda parte. Ci sta. Queste sono le 5 leggende. Beh, e abbiamo scelto questo Secret Layer, non gli altri. Perché proprio questo e non gli altri? Perché queste 5 leggende sono super belle e sono davvero giocate tanto. Sì, in Commander hanno effettivamente visto tanto gioco nel tempo e ci sembrava giusto dargli anche uno spazio che potevano meritare, sì, parlandone un po'. Beh, e quindi te, Damian, Oona, ad esempio, come la costruiresti come comandante? Beh, se devo essere sincero, vado un po' indietro perché è un ricordo in realtà, perché all'inizio di Commander, quando volavano i primissimi anni di Commander, era un Commander molto molto forte, sì, che io avevo fatto, sì. Però se dovessi ricostruirlo adesso probabilmente lo farei con una base di ramp molto molto cheap. Beh, com'è la leggenda in sé? È un 5-5 volante? È un 5-5 volante che entra con 3 incolori e 3 mana splittati neri e blu. Tappando X, tappando uno splittato blu o nero, sì, puoi fare rimuovere dal gioco X carte dal cimo del mazzo di un avversario bersaglio, e per ogni carta del colore scelto che viene rimossa dal gioco metti un 1/1 spiritello volante blu e nero. Come ti dicevo, io costruirei su una base di ramp perché il blu e nero non ne ha tantissimi, sì, quindi ha bisogno di artefatti che possono darti del mana, Dimir Signet, Arcan Signet e tutti quelli che uno preferisce. Poi dopo farei una strategia di controllo del board basato su counter e vratte, per tenere soprattutto vratte, per tenere sotto controllo il board i primi turni, prima che il comandante ci mette un po' a esatto, sì. E dopo punterei molto sul giocare pochissime comunque creature, perché già Oona ne fa di creature da questo punto di vista, direi che... e punterei a vincere con gli spiritelli più che con la macinata. O comunque, visto che adesso comunque è cambiato molto il formato, si è evoluto, metterei dentro un piano B con una combo, sfruttando proprio i ramp di prima, esatto, attraverso la combo di Scettro Isocrano e Dramatic Reversal, quindi per fare mana infinito e rimuovere dal gioco tutti i mazzi degli avversari. Però lo utilizzerei come piano B, sì, non come strategia principale, perché non è proprio la cosa che ti può piacere di più fare quella. Sì, diciamo che fare un intero mazzo così su quella strategia lì è un po' sprecato. E cos'è che però vedi che potrebbe essere un problema, cosa non ti può piacere? Ma onestamente il fatto che il costo di mana è molto molto alto di Oona è anche il motivo secondo me per cui è rimasto un po' indietro nelle classifiche, ad esempio di Arc. Però a me piace davvero tanto come commander. Poi dopo abbiamo Saskia che invece ha una strutturazione molto diversa, credo. Sì, e questo è stato invece un mio vecchio amore. E come mazzo io lo strutturerei poi come l'avevo fatto a suo tempo, più come un mazzo stile mid range. E la Saschiona, com'è sta Saschiona? A parte il bicipite, ci ricordiamo qualcos'altro? È un 3-4, giusto? Che entra a 4 colori diversi, tutti tranne il blu, quindi blueless anche, Commander.
e quando entra scegli un giocatore e quando le tue creature infliggono danno a un giocatore, infliggono danno anche a quel giocatore, quindi se attacchi quel giocatore stesso lì gli fai il doppio del danno, se ne attacchi un altro quello lì le piglia comunque le botte alla faccia, insomma. Esatto, è molto molto forte. Io lo svilupperei come un mazzo stile mid range, quindi con abbastanza risposte, sviluppato soprattutto con creature che siano drop, quindi creature che costano 1, 2, 3 e 5, ovviamente un pochino meno rispetto a quelli di costo 2 ad esempio. E questo per avere drop appunto bassi che mi permettono anche di controllare il board, tipo Casali Pride Mage. Per me è una carta davvero fantastica, che quando ho finito di fare il suo, che appunto è un 2-2 che entra a 2, uno verde, uno bianco e ci ha esaltato, e quindi quando una creatura attacca da sola prende +1/+1 e puoi pagare 1 e sacrificarla per distruggere un artefatto o un incantesimo. Quindi dici tipo creature che oltre a essere delle creature hanno degli effetti che possono essere delle risposte. Oppure creature che quando entrano fanno risposta, quindi Reclamation Sage, oppure quello che entra a bianco-verde che più o meno fa quello. La triade di esatto, quella tipologia di carta lì. Proprio per gestire un po' le situazioni e poter insomma riuscire a giocare bene Saskia, con anche qualche ramp sicuramente, probabilmente sviluppato con le creature per riuscire appunto a poterla giocare bene. Ho capito. C'è qualcosa che non ti piace in particolare di Saskia? Saskia è molto forte contro mazzi Pillow Fort, quindi questa è una cosa in sé che mi piace, cioè dico, c'è Pillow Fort è un mazzo appunto dove c'è il giocatore che si difende con propaganda, quindi carte che per attaccarlo devi pagare 2 in più, ma io lo nomino e attacco un altro, quindi la situazione si conclude così. Non mi piace che quando ho ucciso questo altro, Saskia resta con quel giocatore, quindi ha un ETB che definisce proprio quel giocatore, quindi devi riuscire a uccidertela, a sacrificartela, che non è proprio lo stile del mazzo, gli avversari non lo fanno giustamente, quindi diventa un pelo complicato, per quanto abbia una potenza di fuoco che è davvero spettacolare. Sì, ricorda un po' tipo Maelstrom Wanderer, che una volta entrato fai di tutto per tenerlo sul campo di battaglia, perché se esce è un casino. Ancora cascata, è un problema. Assolutamente. Adesso passiamo però a Sisai. Te Sisai come lo costruiresti? Sisai in realtà non ci avevo mai pensato. Sisai ovviamente quello, come abbiamo detto, quello vecchio, Captain Sisai, quello bianco, è un 2-2 che entra con 2 incolori, uno verde e uno bianco, è un'abilità, l'unica cosa che ha, tappa, cerca una carta leggendaria nel tuo mazzo e aggiungi la tua mano, quindi fa tutore su una carta leggendaria. Diciamo che non ci avevo mai pensato fino al cambio della regola, prima che i Planeswalker diventassero carte leggendarie era sempre passato abbastanza sotto il radar, dopo ha avuto una spinta molto grossa, diciamo. Però io credo che i Planeswalker siano un po' una trappola per questo tipo di mazzo. Sì, perché l'idea Super Friends con solo il bianco e il verde secondo me non paga abbastanza. Forse Atraxa potrebbe già fare o un mazzo con 2 partner. Oppure Sisai quella nuova, Sisai quella nuova sicuramente molto meglio, puoi attingere a molti più colori, molte più possibilità. Io punterei sempre sulle carte leggendarie, ma non su Planeswalker, ma piuttosto su creature, perché è un po' più semplice, diciamo, è più solido quel tipo di mazzo lì, soprattutto per quei 2 colori. Farei una base di tante piccole creature 1-1 mana dorks, cioè creature 1-1 che danno un mana, che entrano con 1, e il Fenilanowar, Pellegrini di Avansin, tutta questa serie di carte, e per velocizzare l'inizio, avere la possibilità di giocare Sisai abbastanza velocemente, e dopo andare a cercare alcune creature molto molto grosse che chiudono la partita, Eleshnorn, Vorinclex, o proprio delle signor creature, oppure anche delle creature come gli dei vari, gli dei di Teros vecchia, di Teros nuova, sono anche abbastanza resistenti proprio. Avendo indistruttibile, o anche le Ochetre ad esempio. L'unica carta che mi sento di mettere assolutamente sarebbe Seedborn News,
che sì. che permette sempre di stappare ogni stap, quindi puoi cercare, oppure Helm of the Host, che è leggendario, che è quello che all'inizio del combat ti fai fare una peda della creatura, se non è leggendaria, a rapidità. Giusto. Con Sisai puoi cercare sempre più carte. Sì, già, esatto, anche il fatto di darle rapidità, penso che gli stivali, i due tipi di stivali, non so se metterei Concordant Crossroads, perché costa molto come costo più economico, però gli stivali sicuramente sì. Cosa invece non ti può andare a genio che... Diciamo che è una carta un po' vecchia e si vede, ha solo quell'abilità lì, il resto non fa nulla. Se non riesci a sfruttare quell'abilità rischi di essere un 2-2 che entra per vie legali 6. È tornata un po' interessante, se no se non avessero cambiato la regola non sarebbe proprio andata così. Sì. Ok. Poi dopo rimangono 2 leggende del Secret Lair, una di queste è Narset Enlightened Master. Penso che tu abbia giocato abbastanza contro sta carta, quindi possa immaginarti un po' una build. Sì, assolutamente. È un 3-2 Hexproof, attacco improvviso che entra a 6 tra qualsiasi uno rosso, un bianco e uno blu, e quando attacca esili le prime 4 carte del mazzo e le puoi giocare senza pagare il costo fino alla fine del turno, e ovviamente seguendo il timing, cioè se è una stregoneria durante una main phase, se è un istantaneo quando preferisci creature, insomma tutto rispetto alle regole, ecco. E io inequivocabilmente lo farei un mazzo turni extra, perché poter sfruttare l'abilità di Narset sul combattimento, di poter fare un turno in più, ti permette di farla attaccare tante volte, e sicuramente serve un qualcosa per renderla imbloccabile, per renderla difendibile. Ci sono varie carte che ti permettono di fare quella cosa lì, e tra le varie cose rispetto a un pacchetto di ramp che è inevitabile, cioè serve davvero, soprattutto artefatto, però un po' la sfortuna, devi fare così per avere un ramp che sia abbastanza veloce, anche perché sia anche solido, credo. Esatto, sì. E carte che manipolano la cima del mazzo sono indispensabili. La Sensei, la Scroll Rack, sono tutte carte che permettono di modificare la cima del mazzo, oppure anche carte come Brainstorm o Jace, che addirittura fa Brainstorm, ma Jace direi che se c'è il blu ci può mettere. Ci può stare. Mi piace come affermazione. C'è qualcosa che non ti piace di questa leggenda? Deve andare tutto secondo i piani, cioè devi avere il turno extra sul mazzo, devi avere il ramp all'inizio, devi riuscire a controllare bene, durante l'attacco devi avere quella fortuna di rivelare turni extra. Ovvio che un mazzo costruito nel tempo, che cioè bisogna limarlo molto bene, ci vuole davvero tanto tempo secondo me per costruirlo, per avere soddisfazione, quindi forse uno, se non è costante, fa un po' fatica ad andare avanti. Chi va avanti tanto di cappello. Mazzo interessante. Però comunque sì, sicuramente interessante. Assolutamente. Forse il problema è anche il fatto che è un 3-2, quindi per uccidere gli avversari ci si mette davvero una vita. Da sola non puoi fare un mazzo strutturato su di lei che dice ok, il mio comandante lì vince la partita e il resto controllo. Con lei fai fatica proprio perché devono essere 7 attacchi di danno da comandante, qualcosa ci va a storia, 7 attacchi, qualcosa non va bene, sei sicuro. Ne manca solo una, e probabilmente se siete un po' informati avete capito chi manca, cioè Meren. Last but not least, probabilmente la più costruita tra i mazzi fatti, una carta molto molto forte, e penso che tu Spec, che ce l'hai, visto che io non ce l'ho. Ecco, è una carta che la versione normale è da prendere, perché è fortissima in qualsiasi mazzo che può mettere quei due colori lì, fa tanto. È un 3-4 che entra a 4, che quando ti muore una tua creatura, un'altra tua creatura, prendi un segnalino esperienza, il giocatore proprio, quindi non vanno via se Meren va via, se succedono cose strane. E alla fine del turno puoi scegliere una creatura nel cimitero, la rimetti in gioco se ha un costo di mano uguale o inferiore ai tuoi segnalini esperienza, se no la riprendi in mano. Quindi in qualsiasi caso vantaggio carte lo fai con lei, perché te la riprendi in mano. E se hai segnalini esperienza giuste puoi sfruttare carte creatura ovviamente molto interessanti.
Sakura Tribe Elder, se ce ne fossero varie versioni ne metterei a go in questo mazzo, e tutte le creature che riescono comunque a rampare creano un bellissimo vantaggio anche, ecco, ovvio, hai bisogno di sack out, cioè di motori di sacrificio, perché molte creature che cercano terre, che quindi ti danno una certa solidità al mazzo, resta lì, quindi devi sacrificarle in un qualche modo. Come chiuderesti questo mazzo? Io sarei per fare un mazzo che cerca davvero tante terre, quindi arrivi alla solidità di avere 6, 7, 8 terre facilmente, e quindi hai un valore talmente ampio che vinci. Ovvio che non metterei una combo per partito preso, quindi se è già un difetto, diciamo, nel senso che per partito preso è un qualcosa che di solito non funziona in Magic. Però così, tanto valore, anche creaturoni, anche creature che hanno degli ETB molto forti e molto grandi, e alla fine riesci a vincere controllando. Più o meno cosa non ti piace? C'è qualcosa che non piace di questa carta? Ecco, secondo me il problema che può avere è che se non riesci ad avere il motore di sacrificio quando Meren è giù, te la possono distruggere, quindi non riesci a creare valore. Se te la rompono una volta, la reggia che tu non sai se te la rirompi, cioè può succedere che l'ingranaggio non funzioni. Sì, immagino che il rischio di incepparsi c'è. Quindi è per quello che sfrutterei di più creature che ti cercano anche terra. Loro l'hanno fatto e quindi può essere più solido. Dopo mettere una combo in sé ci può stare, ovviamente, però io non la metterei così. Ci sta. Beh, queste sono le 5 leggende del Secret Lair del Giornata Internazionale delle Donne. Vi abbiamo dato una panoramica su queste possibilità che potete avere per costruire dei mazzi. Sì. Se vi piacciono, a mio modesto parere, sono molto molto belle, le art sono davvero molto molto belle. Sì, se vuoi pimpare il mazzo, se vuoi renderlo davvero molto bello. Quindi dei tanti Secret Lair è anche quello che ha un attimo attirato più la nostra attenzione. Fateci sapere se sono le build che preferite, se preferivate fare qualcos'altro. Fateci sapere se poi se le prendete, se questo video vi ha aiutato, e ci vediamo alla prossima, sempre su Manatube.